Resoconto dell'incidente zero. È il momento di dare una descrizione e spiegazione più approfondite di quello che è stato definito incidente zero. È stato chiamato così perché è il precursore degli incidenti 1 e 2 che avvengono più tardi sul ponte AOT terzo. Così giustamente questo viene chiamato incidente zero in quanto viene prima di entrambi questi episodi, e non essendo stato scoperto fino ad ora, può essere considerato retroattivo. A differenza degli altri incidenti, che sono solo implant e si svolgono in un breve lasso di tempo, questo incidente comprende tutta una serie di eventi che hanno avuto luogo un periodo di circa 100 quadrilioni di anni. Ora, per evitare ogni confusione, partirò dall'inizio e mi muoverò in avanti in maniera retrospettiva rispetto al tempo presente. Questa serie di eventi è iniziata circa 850 quadrilioni di anni fa e nell'universo che esisteva prima di questo. Questo universo era quasi completamente uguale al nostro, con l'eccezione che hanno avuto quadrilioni di anni per svilupparsi e diventare tecnologicamente avanzati in maniera molto superiore a ciò che vediamo oggi. L'intero universo era controllato e governato da una confederazione intergalattica, guidata da 13 senatori che risiedevano nella galassia centrale dell'universo. Ed erano i capifamiglia di ciò che noi in questo universo consideriamo essere forme di vita extraterrestri. Queste famiglie erano inoltre composte da 4 grandi suddivisioni di esseri biologici che erano più inclini alla sopravvivenza e all'evoluzione rispetto ad altre specie. C'erano umanoidi, insettoidi, rettiliani e forme di vita biologiche aviarie, con molte altre sottospecie e ibridi nel mezzo, con gli stessi senatori veri e propri che erano terrestri spirituali. Circa 850 quadrilioni di anni fa, l'universo precedente ha cominciato a deteriorarsi e a degradarsi, al punto che stava morendo ed era sull'orlo della distruzione totale. E quello che accadrà a qualsiasi universo, se esiste abbastanza a lungo, perché quando le sue stelle cominciano ad andare in supernova e a formare buchi neri, alla fine arriveranno ad avere una forza gravitazionale complessiva che culminerà in quello che è conosciuto come buco bianco, Big Bang. Per i successivi 50 quadrilioni di anni ci furono guerre in corso con diverse fazioni e divisioni, che lottarono per via della diminuzione dello spazio e delle risorse. Nel mentre i senatori intergalattici rimasero a guardare e non fecero nulla, perché avendo ottenuto l'ascensione, diventando terrestri spirituali, avevano ottenuto uno stato in cui non avrebbero mai potuto morire. Essi credevano immortali e indistruttibili. Nel corso di tutto questo, il mondo interno arachniano venne distrutto a causa dell'inazione di questi senatori. Gli arachniani erano ragni giganti della famiglia insettoide, ed erano i migliori tecnologi del loro tempo. L'unico sopravvissuto fu Lord Arachnus, che era il 13° senatore e il capo della sua famiglia. Era anche l'individuo responsabile della scoperta tecnologica che aveva reso possibile la transizione verso terrestre spirituale. Un processo che era strettamente sorvegliato e conosciuto solo dai senatori stessi. Andando velocemente in avanti a 800 quadrilioni di anni fa, l'intero universo si era ormai rifugiato nel centro dell'universo, sperando che in qualche modo i senatori potessero fare qualcosa per salvarli. In quella che era una città galleggiante che alcuni chiamavano Città di Smeraldo. I senatori si rivolsero poi a Lord Arachnus per una soluzione, poiché egli era il tecnico migliore e l'unico rimasto in vita, che avrebbe potuto potenzialmente salvarli tutti. Egli trovò una soluzione al problema che avrebbe fatto sì che gli esseri venissero inviati attraverso le curvature spazio-temporali oltre il punto di distruzione del precedente universo e in quello successivo, ma i senatori vollero abusare di questo permettendo questo passaggio solo agli individui che rispondevano a determinate qualifiche. L'unico lato negativo per l'utilizzo di questa tecnologia era che se a un individuo non era permesso di passare attraverso uno dei portali spazio-temporali sarebbe impazzito come essere nel corso del passaggio attraverso il buco bianco al momento della distruzione finale dell'universo. Avendo perso tutta la sua gente, Lord Arachnus non poteva permettere che ciò accadesse seguendo i loro ordini e decise quindi di intraprendere un'azione completamente diversa. Ma fu scoperto prima di poterla eseguire e venne imprigionato.
aveva deciso di fare esplodere una bomba antimateria che avrebbe fatto precipitare il buco bianco che tutti stavano cercando di evitare. E anche se nel mentre questo avrebbe fatto impazzire tutti gli esseri umani sarebbero sopravvissuti con pari possibilità di creare e prosperare. 12 altri esseri delle singole famiglie lo aiutarono a liberarsi dalla sua prigionia, raggiungendo un'area ad alta sicurezza, al fine di far esplodere la bomba all'antimateria precedentemente menzionata. In concomitanza con questo, i senatori iniziarono a implantare i cittadini delle classi minori sottoposti a legge marziale, facendoli entrare tutti nelle loro equivalenti sale cinematografiche, e dove venivano spruzzati di nascosto con gas letali. Questo venne fatto in modo che, in un momento successivo, nessuno si ricordasse di ciò che era stato loro fatto. I senatori, essendo immuni dagli effetti del Big Bang, credevano di regnare supremi anche nell'universo seguente. Ma gli sforzi di Lord Arachnus ebbero successo, e tutto e tutti furono poi risucchiati in un gigantesco buco nero che si trasformò in un buco bianco, e vomitò tutti dall'altra parte, facendo impazzire tutti gli esseri per altri 50 quadrilioni di anni, facendo loro fare mock-up delle cose compulsivamente e con forza durante questo processo, creando ciò che conosciamo come il nostro universo. Ci sono alcuni punti da notare su questo incidente. Il punto esatto in cui si trovava un essere poco prima di essere trascinato nel Big Bang è lo stesso punto in cui si forma la loro mente reattiva. Percorrere qualcuno fino a giù in quest'area con un qualsiasi metodo di auditing fino al punto in cui si staccano dalla loro mente reattiva, gli farà raggiungere uno stato di clear stabile. Se questo non viene fatto, un essere farà di nuovo mock-up di una mente reattiva, anche se è già diventato clear o oltre sul ponte di Scientology. Il Big Bang è un incidente elettronico e quindi l'intero universo fisico è un implant elettronico e dovrebbe essere maneggiato di conseguenza. Questo è il motivo per cui nel passato l'auditing era efficace solo sino ad un certo punto, perché i fenomeni elettronici devono essere maneggiati negli incidenti, per essere completamente cancellati. I 13 senatori oggi sono vivi e vegeti. Dopo essere sfuggiti agli effetti del Big Bang, sono riemersi e scomparsi molte volte nella storia senza fine di questo universo, influenzando le civiltà in maggiore o minore misura. Dal momento che non hanno più le loro famiglie dominanti, o almeno biologicamente e organicamente, controllano le persone tramite ciò che è nota come spiritualità, su una base di linea teta. Tutta la vita e gli esseri, comprese tutte le leggi e le regole che governano l'universo fisico, sono state copiate in questo lato del Big Bang e in questo universo. E mentre noi possiamo risolvere e superare alcuni di questi vincoli, lo possiamo fare solo in misura limitata, a meno che un grande numero di esseri siano in grado di rompere la realtà generale. Il che significa che se tutti noi alla fine non ce la facciamo, allora nessuno di noi ce la farà. Lo stesso identico schema è stato ripetuto in più occasioni e in molteplici altri universi precedenti. Molti si riferiscono a queste altre iterazioni dello stesso schema come le eternità. Dato che ora conosciamo e comprendiamo questi dati, e che sappiamo che l'inizio del ciclo dell'universo è così, abbiamo l'opportunità unica di poter sviluppare la tecnologia e le infrastrutture necessarie per uscire dalla trappola. L'universo precedente è l'inizio relativo della creazione, come la conosciamo, ed è la vera storia che sta dietro a tutte le grandi filosofie e pratiche mistiche nel corso dei secoli. In queste pratiche e storie, e in tutto ciò che vediamo intorno a noi si possono trovare frammenti di tutto ciò. È la verità ultima, la salvezza e la ragione del perché ci troviamo qui attualmente. Grazie mille per aver seguito questa spiegazione. Al prossimo video. Ciao.